Bella ragazzi, qui abbiamo 100 grammi di tabacco, corrispondono a circa 100 sigarette. Ora faremo un esperimento per vedere quanto catrame esce fuori da questo tabacco, che gas è, cioè se esce del gas combustibile. Faremo praticamente un cracking però fuori dalla presenza dell'ossigeno, così tutte le sostanze potranno uscire fuori senza bruciare, specialmente i gas, tra i quali il monossido di carbonio, che si formerà in parte anche se non c'è aria, non c'è presenza di aria, perché nella pirolisi sta roba escono anche delle molecole di ossigeno di tutto, anche acqua, umidità, quindi si combinano in modo da dare anche quello. Innanzitutto saliremo a una temperatura di circa 350 gradi per simulare quelle sigarette elettroniche che scaldano il tabacco senza bruciarlo, e vedremo che cosa esce in quel momento lì a quella temperatura. Poi saliremo di temperatura verso quella della combustione. Abbiamo un primo gorgogliatore dove vedremo, con l'acqua fin qua, dove vedremo quello che ci finisce dentro, e un secondo che finisce di ripulire il gas che esce, e all'uscita manderemo eventualmente nel nostro gasometro per raccogliere il gas. Quindi il primo lavoro sarà quello di pressare nella nostra caldaia per alte temperature il tabacco, pressarlo il più possibile, se no non so se ci starà tutto. Proviamo, lo pressiamo a poco, l'ho messo, lo pressiamo a vari strati per volta. Qua c'è finito un pezzetto di carta di giornale. Questo qua è un tabacco di basso costo che sacrificheremo in questo esperimento, e come ho detto lo porteremo prima a una temperatura delle sigarette elettroniche che funzionano col tabacco, e poi a una temperatura vicina a quella, anzi sarà quella circa della sigaretta normale, dove la brace porta calore indietro aspirando e scalda, fa questo lavoro, scalda il tabacco. Qua dentro poi usciranno chiaramente tutti i catrami del caso che contiene il tabacco, tutte quelle sostanze dannose che fanno male alla salute. Siamo quasi. Bello pressato, non occupa molto spazio, non darà molto gas, vediamo un po'. Ok. Dentro al primo vaso si fermeranno tutte quelle sostanze che dicono che siano, non mi ricordo più quanto, che c'è scritto sui pacchetti del tabacco a volte, le sostanze cancerogene e comunque dannose. Ora, scaldandolo è buono di gonfiare sto tabacco e venire su in parte. Per sicurezza mettiamo questa reticella sopra, che potrebbe salire con lui, e quando fosse arrivata in cima eviterebbe che il tabacco vada a tappare questo buco. Adesso faremo la nostra guarnitura con il solito mastice a base di talco e gomma arabica, che avete già visto in altri video. È una guarnitura, vediamo qua, su queste righe che servono per trattenerla e migliorare la tenuta. È una guarnitura praticamente che cuocendo ad alta temperatura specialmente diventa veramente, ha una tenuta veramente magnifica ai gas, e è facile da preparare, a un costo bassissimo. Il talco resiste a temperature altissime. Si possono usare anche, ad esempio, si può usare dell'argilla, ma l'argilla, a differenza del talco, è leggermente permeabile, mentre il talco sigilla veramente bene perché ha una forma, sono tanti piccoli cristalli fatti a foglietto che si sovrappongono, garantendo
la tenuta, mentre nell'argilla i cristalli sono granulari di solito e quindi tra uno e l'altro, una volta che secca, possono passare i gas. Ci siamo quasi. Con una sigillatura del genere, in un'apparecchiatura che avevo costruito tanti anni fa, praticamente faceva anche tenuta con l'idrogeno che passa in qualsiasi piccolo foro o porosità microscopica, passa anche attraverso i tubi di plastica l'idrogeno. Allora, mettiamo le sue rondelle e i suoi dadi e diamo una riscaldata a questo. Vado a prendere un attimo una cosa, do un po' una riscaldata prima di stringere, in modo che vada via l'umidità del nostro talco, perché è formato da talco, gomma arabica e acqua, e poi stringeremo. Queste viti, questi tappi filettati e questo raccordo sono avvitati nella flangia mediante sempre talco, e questo raccordo qua è una tenuta ogiva invece che come si dice, c'è un'ogiva d'alluminio e compressa, non ci sono guarnizioni di plastica, di gomma, di nessun tipo, perché tutto si scalda tantissimo qua, viene sul calore dal forno dove cuoceremo il tutto. Vediamo anche di sotto. E lasciamo un attimo lì. Tanto vi spiego l'apparecchiatura, che è costituita da un forno. Adesso è regolato a 350 gradi. Io ho sempre il mio cappuccio da Fra Savonarola. Poi il gas prodotto insieme ai catrami, a tutto quello che c'è, all'umidità che c'è nel tabacco e queste cose, finirà in questo vasetto dove c'è un tubo che arriva sul fondo. Farà le bolle, verrà sul gas e una gran parte dei catrami e tutta quella roba si fermerà qua dentro. È leggermente alcalino per soda caustica che vi ha messo. Il gas in uscita di qua, che dove riuscire a trattenere la maggior parte comunque qua dei catrami, va a finire in quest'altro vasetto contenente normalissima soda, carbonato di sodio, e finisce in una di quelle pigne di vetro sinterizzato che si usano negli acquari, perché serve a dividere il flusso in tantissime piccole bollicine invece che in grosse bolle come avviene qua, quindi tantissima superficie che passa attraverso la soluzione alcalina che poi viene purificata. E cominciamo ad attaccare questo a questo. Ok, io direi che qua, vediamo un po', ecco, si è già abbastanza, non dico solidificato, ma è diventato una pasta più spessa, consistente. Possiamo stringere, quasi non esce appena un po'. Ecco, quindi abbiamo una cosa che adesso non scappa più da quei solchi che avete visto. Ecco, qua si può togliere, è diventata una pasta molto densa, molto densa, e scaldando poi finirà di seccare. Qua è precompressa perché questa flangia e quella sotto sono un po' elastiche, la tengono pressata, se cede un pochino viene accompagnata dall'elasticità. Inseriamo la nostra caldaia e colleghiamo ai depuratori, dove giusto tutti i catrami resteranno ben imprigionati e li potremo vedere. Ecco, ok, questo è pronto. Direi che possiamo tanto accendere. Poi avviciniamo il nostro gasometro. Quando comincia a uscire qualcosa lasciamo andare via l'aria da tutto il sistema e manderemo il gas nel gasometro. Con questo tubetto che verrà messo esattamente qua.
Adesso lasciamo staccato. Ci vediamo tra poco. Guardate, sta iniziando a succedere qualcosa. Qua le bolle grosse, come ho spiegato, e lì le bolle piccoline. Quindi il gas, invece che avere la superficie di una bolla, ha la superficie di tantissime bollicine. Ora, questa roba qua che sta uscendo è un insieme di aria che si dilata, che aumenta di volume, l'aria contenuta qua dentro, vapore acqueo, ma in parte condensa qua e non va oltre, e c'è già un gas, un qualche gas che adesso non sappiamo che gas sia. Dobbiamo vedere se brucia o non brucia ancora. Aspettiamo ancora un attimo. Guardate, siamo sempre a 350 gradi. Questo è quello che sta uscendo dal tabacco a una temperatura di 350 gradi, quella temperatura che è utilizzata da quelle sigarette elettroniche che bruciano, che scaldano il tabacco senza bruciarlo. Tant'è. E continua a uscire un vapore di qualcosa, un gas di qualcosa. Non riesco a capire cos'è. Controlliamo se adesso brucia. C'è anche vapore acqueo che non riesce a condensare, però qua è freddo. Niente, qua non c'è niente di combustibile. Proprio niente. Sentiamo un attimo. L'odore mica buono. Non so come facciano a fumare sta roba. Allora, sta quasi finendo di buttare sto gas, che però continua a non essere combustibile. Nella sigaretta elettronica a tabacco, quella che scalda il tabacco invece che bruciarlo, non si sviluppa monossido di carbonio. Anche mandassimo dell'aria dentro, non si svilupperebbe perché la temperatura è troppo bassa. A questo punto alziamo la temperatura e andiamo a finire a 600, buttiamoli, anzi facciamo a 700, a 650. Guardate, non è ancora arrivata alla temperatura che abbiamo impostato, ma già comincia a bruciare un pochino, a fare un pochino di fiammella, e a questo punto inseriamo nel nostro gasometro per accumulare il gas che si sta formando. Chiudiamo questo rubinetto, anzi lasciamo un po' scappare un po' di aria che c'è dentro, che potrebbe esserci un po' d'aria, e a questo punto chiudiamo. Guardate come sta ribollendo adesso. È aumentata la produzione di gas in maniera molto forte. Io sarei quasi tentato di abbassare un po' la temperatura vediamo un attimo, per non esagerare. Adesso siamo praticamente a 500 gradi. 500 gradi sta producendo già gas combustibile, che è dovuto alla pirolisi delle parti di cellulosa. Guardate il catrame che sta uscendo, che non riesce a essere tolto quasi da quest'acqua qua, e ne va ancora oltre, che andrà a finire adesso qua dentro. Adesso c'è veramente una produzione di catrami di tutti i generi, come abbiamo visto prima, a bassa temperatura, un po' di catrame ha colorato l'acqua, ma ora è veramente, c'è una quantità veramente grandissima di catrami, un fumo giallo, denso, pesante, che tende a rimanere giù, a rimanere in basso. Infatti fa degli sbuffi, si vede da questa parte, degli sbuffi che poi scendono, è pesantissimo. Pensate un po' quante sostanze strane che si stanno producendo dal tabacco. Qua ancora non si colora l'acqua, vuol dire che riesce a togliere quasi tutto il primo sistema di separazione, e lasciamo adesso funzionare un po'. Allora, avete visto, si è già riempito un pochino il gasometro, e adesso
vi faccio vedere una cosa. Alziamo la temperatura ulteriormente, vediamo cosa succede. Portiamoci a 650 come avevamo detto prima, perché qua sta un po' diminuendo la produzione, quindi tra poco vediamo. Comunque possiamo già vedere una cosa, anzi prendo un accendino che è più comodo. Qua ho messo, c'è un tubino che fa un getto molto fine, quindi non riesce a tenere bene accese le fiamme. Ho messo un po' di stagnola per smorzare la velocità del gas. Apriamo, eccolo. Ecco il gas che è contenuto nel gasometro. L'abbiamo immagazzinato, possiamo disporne come vogliamo. Chiudiamo, riapriamo. Richiudiamo. Apriamo il gas. Ce la fa quasi. Dobbiamo dare un po' di peso. Stiamo facendo andare un motore a scoppio 4 tempi con il tabacco, col gas di tabacco. Mettiamo tutto sto peso. E questa è una bella soddisfazione per i fumatori. Trasformare il tabacco in un combustibile. Non ha molta forza, ma non ci lamentiamo. Ecco, è da regolare il carburatore. Altro che non ha molta forza. Guardate che spettacolo! Allora, noi ci abbiamo messo tantissimo tempo a costruire anche delle spese a costruire questa caldaia. Vabbè, questo sistema di barattoli, il gasometro. E adesso abbiamo questa soddisfazione qua di vedere andare questo motore. Prossimamente faremo una dinamo, ma non una dinamo qualsiasi con un motorino passo passo, qualche roba del genere. Costruiamo una dinamo in stile col motore, una dinamo d'epoca con una calamita a ferro di cavallo. Abbiamo già l'idea di come farla, da abbinare a questo motore magari su una base fissa, e produrremo anche luce. Fantastico. C'è un po' di tabacco e vogliamo ringraziarvi per tutti i caffè che ci avete donato, che ci permettono di comprare cose per fare esperimenti sempre più interessanti, e niente, vi ringraziamo veramente, vi ringraziamo di tutti i like che ci mettete e ringraziamo tutti coloro che si iscrivono al nostro canale. Tanti magari si iscrivono perché vedono un video, qualcuno di voi vede un video che gli piace, che di suo interesse quell'argomento, ma se andate a vedere nel playlist troverete argomenti di ogni genere e magari ce ne sono altri che vi interessano. Dateci un'occhiata. Si sentiva l'odore, c'è una piccola perdita qua, guardate il catrame, guardate che roba che esce. Questo ci va tutto nei polmoni. Intanto lui si sta caricando di nuovo e vorremmo fare un giorno un gasometro magari a carbonella autoalimentato, cioè dove non c'è bisogno del forno per scaldare il materiale da gasificare, e comunque faremo col forno e questa caldaia anche altre gasificazioni di altre cose che vedrete in un futuro. E a questo punto spegniamo tutto e lasciamo raffreddare. Anzi, scusatemi tanto, guai fare questo lavoro, perché se spegniamo e scende la temperatura succede questo, che l'aria si contrae all'interno della caldaia nel forno
e si tira indietro l'acqua di questo vasetto e non è una cosa bella, perché dobbiamo aprirlo e farvi vedere che cosa è rimasto dentro al posto del tabacco, cosa c'è rimasto. Quindi scolleghiamo, sentiremo un po' di odore di tabacco, ma sta diminuendo il gas e quindi apriremo le finestre. Ok? Ma guardate che roba densa, anche imbrattato tutto il vasetto, dappertutto. Abbiamo fatto un po' un casino, non abbiamo chiuso il gasometro e comunque qua sta facendo ancora un gas combustibile. Volendo si può anche tirare avanti, ma il video verrebbe troppo lungo, quindi ci fermiamo qua, lasciamo raffreddare il tutto. Anzi, potremo fare una cosa: estrarre questo, come vedete è un po' rovente, e lo posiamo adesso sopra questo pezzo di travertino e lasciamo raffreddare. Tra poco ci vediamo. Qua c'è la retina, ecco il tabacco, che fine ha fatto. Non è diventato cenere, guardate che blocco, non è diventato cenere perché, non essendoci l'aria, tutta la parte del carbonio del tabacco è rimasta integra senza bruciare e lasciare la cenere. Vediamo un attimo una cosa, guardate qua che schifezza. Sono curioso di vedere una cosa. Vediamo un po' questo. Brucia come carbone. Avessimo potuto mandare dentro dell'aria, o misto aria e vapore acqueo, avremmo ottenuto un gas molto più, diciamo, un combustibile, un gassoso più energetico e anche molto di più, molto più gas. Vediamo un po', c'è ancora pochissimo gas, c'è rimasto, vediamo un po'. Ecco. Chiudo perché ce n'è pochissimo a finire che si tira sull'acqua. Guardate cosa c'è a galla. C'è una parte catramosa che resta a galla, un'altra a fondo, poi tutta una parte dissolta nell'acqua, e questi dovremo lavarli ben bene perché sono veramente una porcheria. Veramente catramoso. È arrivato, abbiamo fatto con la segatura di legno, fa molto meno catrame, è arrivato fino infatti a colorare quest'acqua qua. A questo punto vi salutiamo, Caos vi saluta, bella ragazzi! Bella ragazzi!